Questo video sarà un po' diverso dal solito, è più che altro un annuncio e ora che lo sto girando davvero sono molto felice ed emozionata e anche un po' imbarazzata, cioè sono tutto un tremolio. In questi anni vi ho sempre raccontato tutti i miei progetti, video senza impegno, videogiochi, cosplay, gioco di ruolo e scrittura. E oggi parliamo proprio di quest'ultima cosa. Senza dilungarmi troppo, ho deciso di prendere in mano la direzione dei miei libri e mettermi in proprio fondando un'etichetta tutta mia e quindi staccarmi da Edikit. I motivi di questa scelta non sono da attribuire a litigi o tensioni. Edikit, che ora è sotto una nuova direzione, continuerà il suo percorso e io auguro alla casa editrice che mi ha lanciata e al gruppo di scrittori con cui ho condiviso tutti questi anni di proseguire con successo il loro percorso. Ma ora che ho preso questa decisione non si torna indietro. Lo faccio consapevole dei rischi, delle difficoltà, della burocrazia che sto affrontando, ma anche strapiena di entusiasmo e frenesia, lanciata come un orco in battaglia. Ma questo cosa cambia nei fatti, cioè nella pratica? Sui libri che ho in catalogo, L'età della polvere, Il nero e il giallo, Il villaggio dell'orsa, I cani di Rykard, Level Up, Solite storie noir, Lo stile non si compra e Solite storie noir, il gioco di domino, troverete il mio logo Villanora e graficamente hanno delle piccole modifiche tecniche dove di base viene detto che è un mio prodotto. I libri non saranno più disponibili sul sito Edikit, ma sul mio sito villanorespace.it, dove troverete una sezione commerciale. Inoltre li troverete ancora presto su Amazon, solo che il tutto viene spedito da me, come in realtà avevo già fatto diverse altre volte quando acquistavate direttamente da me. Di fatto questo è più un cambiamento interno di chiamate tra me e il mio commercialista sulla partita IVA. Ora che ho il totale controllo sui miei prodotti, posso fare quello che voglio, quindi darò il via a nuovi progetti, copie digitali, audiolibri e molto altro. Sicuramente pubblicherò il terzo volume di Solite storie noir, ma capite bene perché ci sono stati dei ritardi nella sua pubblicazione. È una situazione nuova anche per me e la parte più amministrativa di questa attività mi ha tirato via molto tempo che non ho potuto dedicare alla scrittura, dovendo poi continuare con il mio lavoro di editor e ghostwriter. Ma ora sono già al lavoro su quel romanzo, su altri romanzi e altre cose più grosse. Vi anticipo fin da ora, qui lo dico e qui lo nego, che per mia scelta non intendo utilizzare AI per copertine, illustrazione o testi. A costo di dover aggiungere spese alle spese, prediligo ancora il lavoro artigianale che richiede più tempo nella consegna, ma che secondo me regala un'identità maggiore al prodotto finale. Ma ora che pubblico i miei libri, chi mi edita? Chi edita l'editore? Semplicemente verranno editati e quindi ricorretti da un altro editor. Pubblicherò ancora con altre case editrici? Assolutamente sì. Il mio progetto non esclude altri, quindi continuerò a collaborare con altre realtà del panorama se troverò proposte interessanti o se avrò idee interessanti da condividere. Per ora questa etichetta non pubblicherà opere di altri autori, al massimo solo collaborazioni, ma non escludo che in futuro possa diventare una vera e propria casa editrice. Non lo so ancora, non voglio fare false promesse perché prima di tutto devo testarmi e vedere se funziono per me stessa prima di investire su altri scrittori. Tutto quello che ho detto ovviamente non intacca minimamente il mio lavoro di editore e ghostwriter, che rimane invariato. Anzi, a tal proposito vi anticipo che è mia intenzione organizzare un evento di scrittura a Milano che sarà praticamente una giornata insieme. Sarà sicuramente a settembre, il 5. Ma per altre informazioni su questo e tutto ciò che vi ho detto prima, vi invito a rimanere aggiornati sui miei canali, dove vi dirò ogni cosa in tempo reale. E con questo direi che è tutto. Vi ringrazio moltissimo e vi sono davvero molto grata per seguirmi sempre con tanto entusiasmo, per i messaggi che mi mandate, quelli belli, non quelli di Halloween, e per ogni commento che mi tiene in contatto con voi. E spero che questa nuova scelta possa regalarvi tante belle storie. Nel frattempo vi ringrazio per avermi seguita fino a qui e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento o iscrivetevi al canale. E se siete più curiosi mettimi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio sito villanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione.